Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene, oggi dopo tanto tempo siamo orgogliosi di potervi portare nuovamente in un test drive a bordo di un'auto che però non è la prima volta che è presente qui sul nostro canale, perché ve ne abbiamo già parlato in dei nostri video precedenti. Oggi non sarò solo, verrà con me Giuseppe, probabilmente verrà anche Bart a darci le sue primissime impressioni di guida, e sto parlando ovviamente della nuova Citroën C5 Aircross. Prima però di andarla a vedere in questo primo test drive, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello in modo tale da non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, e anche, se vi va, li trovate qui sullo schermo, di dare un'occhiata ai nostri account social Facebook e Instagram con dei contenuti sempre nuovi. Adesso però Giuseppe, che è dietro la telecamera in questo momento, salirà in macchina con me alla scoperta di questo SUV francese del segmento C. Ok, come vi avevo detto, sarei stato raggiunto da Peppe, che non è più dietro la telecamera ma qui con me. Abbiamo deciso di fare queste prime impressioni di guida per vari motivi e di farle insieme per un motivo specifico. Innanzitutto perché troviamo quest'auto molto interessante, l'abbiamo vista nei suoi interni e nelle sue linee esterne in un video precedente, ne abbiamo studiato l'infotainment con un focus di Bart sempre in un altro video precedente, l'avevamo vista nel suo debutto, vi lasceremo tutti quanti i link, ma non l'avevamo ancora provata e sinceramente quest'auto, non so a te, ma a me è sempre sembrata molto confortevole. Vi diremo anche perché quest'auto è confortevole, perché già da questi primi metri, devo dire, non tradisce le apparenze. Diciamo che sì, non sta tradendo le nostre aspettative, la stiamo trovando altrettanto valida come già vi anticipammo durante il walk around. Sì. Non male. E abbiamo deciso di farlo insieme perché, ok, la posizione di guida, ve l'avevo già detto, era molto avvolgente, molto comoda, questi sedili per ora lo sono, però non avevamo provato non avevamo ancora provato e non abbiamo ancora provato le sensazioni dei passeggeri, perché quest'auto è un salotto. Come in tutti i salotti non si sta mai soli, ma si sta insieme a qualcuno, si conversa come in questo video. Perciò Giuseppe è venuto con me in macchina per capire un po' la comodità nel sedile del passeggero. Diciamo che come passeggero io sono abbastanza comodo, ho tutto lo spazio che voglio per le gambe, l'imbottitura del mio sedile è molto soffice, come vi anticipava prima Carlo, molto avvolgente. Ovviamente tutta questa comodità è data anche da un ottimo rivestimento di questi sedili in pelle. Tra l'altro ho letto, scusami se ti interrompo, che i sedili sono così morbidi perché hanno uno spessore di 15 mm, che non fa altro che appunto aumentare la comodità di chi si trova nell'abitacolo, e si sente tutto, cioè sono delle poltrone vere e proprie, ragazzi. Lo stiamo tastando, ci piacerebbe dire con le nostre mani, certo, ma con qualcos'altro, con i nostri corpi, diciamo così. Ragazzi, sembra che in Francia, in Citroën, abbiano pensato alle nostre strade leggermente dissestate tra buche, tombini e lavori in corso vari, perché prima di salire in macchina, e volevo sapere se fosse effettivamente così, avevo letto che Citroën ha sviluppato le Progressive Hydraulic Cushions, ossia un modello di sospensioni innovativo. Perché oltre alle normali sospensioni monta su ogni sospensione alle due estremità due smorzatori, uno che agisce in fase di compressione e uno in fase di estensione della molla, e va praticamente ad aumentare la morbidezza di guida, cioè insomma non si sente nulla delle asperità del fondo stradale, oppure se volete portarla magari su qualche strada non asfaltata, in campagna, insomma non si sente nulla. La comodità ve lo posso confermare appunto ora che sto alla guida della C5 Aircross, devo dire la stiamo testando per bene. Ovviamente è molto maggiore rispetto a un normale sistema di sospensioni classiche, sì. Tra l'altro poi anche il discorso dei sedili accentua questa comodità. Sì, assolutamente sì, è un bel salotto veramente. Parlando diamo qualche numero, perché fino ad ora abbiamo sempre dato i numeri ma mai concretamente. Questa che motorizzazione monta? È un 1500 Blue HDI, un motore quindi molto utilizzato dal gruppo PSA, in declinazione 130 cavalli, con un cambio, in questo caso EAT8, quindi abbiamo un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti, che penso tu stia trovando anche abbastanza comodo. Sì, adesso sono ancora in drive, non ho ancora provato il manuale con questi pedal in plastica dietro il volante. Sinceramente, diciamo, l'utilità dei pedal
è relativa. Beh, in sì, un'auto su una come macchina questa del genere, Su, ragazzi. un padre di famiglia piuttosto che un signore, una donna, non penso abbia particolari velleità sportive Assolutamente. nell'uso quotidiano di ogni giorno. Assolutamente. Ciò che Quindi conta- si lascerà cullare appunto dalla fluidità di Certo, questo cambio, certo. che snocciolerà tutte le marce una dopo l'altra. Io, se posso permettermi di aggiungere Sì. anche questa cosa, prima quando ti stavo appunto portando l'auto mi sono accorto che a poco più di 70 km/h l'auto è già in settima marcia, quindi Sì. votata Riposo. anche, esatto, ad avere dei giri molto bassi, Sì. questo per risparmiare sicuramente anche nei consumi. Sì, sì. L'avevamo detto nel nostro walk around più completo, ve lo diciamo anche adesso, il Blue HD 130 cavalli diesel non è l'unica motorizzazione, perché sempre per i motori a gasolio c'è una versione da 180 cavalli, ma ci sono anche, sempre, sono entrambi dei, almeno questo qui è un 4 cilindri, comunque sono entrambi turbo diesel. Ci sono anche due motorizzazioni benzina, lo stesso sono le PureTech da 130 e da 180 cavalli. Questa qui, già che ci siamo, parliamo ancora un po' di qualche altro numero. È capace di sprigionare circa 300 Nm di coppia massima. L'auto non che sia molto interessante perché ha una bella stazza, il peso ve lo lascerò scritto qui sullo schermo, ma è capace di raggiungere una velocità massima di 190 km/h in caso vi interessasse. Ma come vi ho detto, secondo me la caratteristica più importante di quest'auto non sta nelle sue performance o nelle cambiate magari veloci con questi pedal in plastica, ma nel farsi cullare in dei lunghi viaggi. Sì, sicuramente dipenderà poi ovviamente dall'utilizzo che ne farete, laddove avremo magari un nucleo familiare composto da 4-5 persone e si ricerchi un po' più di sportività nell'uso della propria auto. Sicuramente la declinazione a 180 cavalli sarà ovviamente più prestante, più capace di potervi liberare in situazioni di traffico all'interno delle vostre giornate durante il vostro utilizzo, ma il 130 cavalli potremmo dire che è più che sufficiente per un'auto di questo segmento con quest'amore. Sì, certo. Al di là delle motorizzazioni, comunque ci si può chiedere quali siano anche i consumi. Non l'abbiamo portata in autostrada, magari quello lo lasceremo un test drive un po' più duro, se riusciremo in futuro a portarla Un po' anche più duraturo, un po' per più giorni. per più giorni, anche sullo sterrato magari, chi lo sa. Però per ora siamo in una tranquillissima domenica barese con le strade vuote tutte per noi, Molto piacevole. molto piacevole data anche la comodità di questo salotto. I consumi reali che mi sta dando attualmente qui su questo display virtuale davanti ai miei occhi sono di circa 12,8 km per ogni litro, in questo caso di gasolio. Davanti ai miei occhi, come vi ho appena menzionato e come vi aveva detto Bart nel video precedente sul sistema di infotainment, c'è questo display virtuale che devo dire è comodissimo, perché mi permette di, ve lo posso confermare in un test drive di guida, mi permette di non staccare mai gli occhi da questa direzione, non devo mai guardare allo schermo, anche per un altro motivo, perché magari uno pensa che bisogna comunque spostare lo sguardo per dare un'occhiata al navigatore, quindi alla mappa. No, tra le impostazioni c'è la possibilità di avere la mappa in un angolino o per tutta la grandezza del display digitale dedicato al guidatore. Sicuramente molto comodo, anche perché ti dà la possibilità, come dicevi ora tu, di poter sdoppiare le tue funzionalità, quindi avere nel cockpit le informazioni sulla navigazione e poi invece sullo schermo del navigatore dell'infotainment magari controllare la radio piuttosto che altre informazioni sull'auto in generale. Certo, certo. Poi posizione di guida, dato che vi ho detto che c'è questo display digitale qui davanti, devo dire che la visibilità davanti a me è molto buona. Certo, lo specchietto è leggermente ingombrante, però penso che sia perché non ha cornici cromate, non però... ha cornici più sottili, ma penso che la stazza sia anche data dal sistema di foto e video che è capace di fare, di catturare magari per motivi di sicurezza, tipo dashcam. Però non è chissà qua, non fatevi strane idee, non è chissà quanto ingombrante. La visibilità è comunque veramente buona. Si sta, giustamente, essendo un SUV del segmento C, seduti più in alto, anche grazie ai cerchi da 19 pollici, cerchi legali 19, un cerchio abbastanza impegnativo. Certo. E mi riallaccio al discorso che tu facevi prima circa videocamere, dashcam. Abbiamo ovviamente
la maggior parte degli aiuti alla guida di ultima generazione, quali ovviamente il mantenimento di corsia, quindi avere la possibilità di un'intelligenza artificiale che ovviamente, mantenendo sempre le mani sul volante, ci permette di rimanere all'interno di una carreggiata, quindi addrizzando la nostra traiettoria, intervenendo sullo sterzo. Abbiamo anche il classico e ormai diffusissimo cruiser control, qui in modalità adattivo, ovvero la possibilità, attraverso le telecamere di cui vi parlava Carlo, inglobate all'interno dello specchietto centrale, di poterci agganciare all'auto che ci precede. Di conseguenza, in base alla velocità impostata sul nostro cruiser control, avremo comunque la possibilità di mantenere una minima distanza sull'auto che ci precede, ciò appunto per questioni di sicurezza. Sì. Controllo dell'angolo cieco, molto utile dove magari stiamo percorrendo una strada su più corsie e in un momento di leggera distrazione ci sta superando un'auto, non ce ne eravamo accorti, magari noi stavamo per effettuare un sorpasso, comodo anche questo. Certo. Di cos'altro potremmo parlare? Ovviamente, come diceva anche Carlo prima, è un'auto a trazione anteriore, quindi non è un vero e proprio fuoristrada, però per risolvere a questo, per darci un'ulteriore mano nel caso in cui appunto avessimo esigenza di dover portare l'auto fuori strada, abbiamo la possibilità di poter utilizzare Active Grip Control. Sì. Quindi è un rotore che è posizionato all'interno della tunnel centrale dell'auto, vicino alla postazione del cambio automatico, che ci permette di poter cambiare i settaggi attraverso l'elettronica dell'auto della motricità di questa, quindi poter appunto dare una preferenza e un comportamento dell'auto più adatto per poter affrontare un percorso sterrato piuttosto che sabbioso, settare tutti questi controlli che influiscono e regolano la risposta dello sterzo, la velocità del cambio, la risposta del motore, quindi di conseguenza la prontezza del pedale dell'acceleratore, in base appunto a ciò che noi di cui abbiamo bisogno in quello specifico momento. Quindi più controllo a 360 gradi di tutto ciò di cui è capace l'auto, per garantirci sempre più aderenza e controllo su superfici, diciamo, dissestate, diciamo così, magari una gita domenicale, un picnic in campagna, cose che sempre meno persone purtroppo fanno al giorno d'oggi. Dispiace perché sono beni momenti. Esattamente, bisognerebbe recuperarli e magari, chissà, Citroën ha pensato proprio a questo, una famiglia che si vuole portare dietro tutto quanto il kit da picnic dietro nel portabagagli, lo può fare con quest'auto. Non dimentichiamoci infatti che durante la presentazione della C5 Aircross presso il concessionario Motus del gruppo Moving Center Bari è stato presentato il progetto che tutto il gruppo Citroën aveva e ha l'intenzione di portare su questa C5 Aircross, quindi un percorso che, se non ricordo male, sarebbe stato affrontato con alcuni veicoli C5 Aircross partendo da Milano, arrivando fino a Capo Nord. Esattamente, quindi comunque le intenzioni di questo brand, di questo marchio, sono quelle di poter sfidare, potersi mettere alla prova su un veicolo che, nonostante non sia dotato di una vera e propria trazione 4x4, poter quindi affrontare tutto quello che non è, diciamo, nativo di un'auto di questo segmento, di questa tipologia. Ok, scusa se ti interrompo, ho sentito un filo di incertezza nella tua voce. Quando ho preso questa curva, ho preso questa strada più stretta del solito per un motivo specifico, perché da fuori l'auto sembra molto grande, ha delle dimensioni comunque imponenti, date anche dal frontale, comunque un'auto larga 1,84 m, lunga 4,5 m, ma devo dire non sembra così grande. Ho preso una strada più stretta del solito apposta per capire un po'. Speriamo infatti si possa vedere anche dalle riprese, in quanto è veramente abbastanza stretta. Sì, abbiamo auto parcheggiate non a pettine ma parallele al senso di marcia, sia a sinistra che a destra, e Carlo sta riuscendo tranquillamente a portare l'auto. Un test insolito per capire la maneggevolezza dell'auto in situazioni più cittadine, diciamo non di certo l'ambiente migliore per un SUV. Abbiamo provato anche questa, adesso siamo su una strada dissestata, ma come se fossimo su un circuito organizzato. Diciamo che non volendo, Carlo sta riuscendo in questa situazione a testare al meglio delle nostre possibilità l'auto. Certo, senz'altro. E adesso però direi che è il momento di sentire quelle che sono le prime impressioni di guida di Bart, perché WeDrive è formato da più membri. Questo non è un test drive full, è un test drive che riguarda le prime impressioni di tutti noi, e per darvi un'opinione il più completa possibile e il più oggettiva possibile dobbiamo cercare di catturare tutte quante le opinioni dei membri di WeDrive.
Allora, che ne penso di quest'auto? L'auto io penso sia stata progettata avendo una sola parola in mente, che è comodità. La comodità è tutto in quest'auto. Parliamo dalle rifiniture che sono molto al tatto, sono molto belle, e quindi anche la pelle, per esempio, sui sedili li rendono molto molto morbidi, quindi io sono seduto veramente su una poltrona di casa. Tra l'altro questa c'è anche la funzione massaggiante, quindi al top. Poi la seduta è molto alta, io posso anche farmi più in alto, però vedete c'è molto spazio, riesco a controllare tutto quello che c'è davanti e anche dietro di me, perché comunque il 1.8, anche se è un po' piccolino, ma la visibilità è davvero buona. Poi comodità, ci sono spazi ovunque, c'è qua un grandissimo vano dove poter inserire il cellulare, addirittura anche forse 2 telefoni, portafoglio, qua c'è un altro pozzetto, io qua anche, quindi davvero davvero comodo. Poi una cosa che ho notato è una chicca, diciamo, è che il volante è tagliato anche nella cioè è tagliato anche in alto. Questo è per chi guida come sto guidando adesso io, quindi con una mano sul volante così. È comodo perché la mano non poggia sulla curvatura, ma poggia su una superficie piana, quindi è anche comoda. Quindi questo dettaglio io davvero lo trovo, lo trovo molto utile, questo taglio. Per i sedili di dietro lo stesso, l'abbiamo provato e sono molto comodi, poi possono essere anche inclinabili, possono anche spostarsi in profondità, e comunque ha un bagagliaio, io ritengo, per 4 persone, diciamo, non per fare viaggi lunghissimi in 4, perché ovviamente i bagagli grandi sono bagagli grandi, però penso che tranquillamente una settimana di vacanze in 4 persone con quest'auto e tutti i loro bagagli sia davvero perfetta. Ragazzi, davvero davvero comodo. Intanto mi vado a fare un altro giro. Beh Bart, speriamo che la tua esperienza nella C5 Cross sia stata comoda e confortevole quanto la nostra. Infatti. Dunque l'esperienza purtroppo finisce qui. Speriamo, appunto, come vi abbiamo già detto, di portarvi in un test drive un po' più lungo, magari in sterrato, in autostrada, per vivere l'esperienza al 100%. Qualcosa di un po' più impegnativo che possa interessarvi. Speriamo, insomma, che lei possa difendersi altrettanto bene con le sue concorrenti, quindi Oltralpe, case tedesche, piuttosto che i grandi avversari più conosciuti, magari, non so, Audi piuttosto che Volkswagen, Opel, Renault. Sì. Insomma, comunque, appunto, è un'auto molto valida. Beh, sì, certo. Decisamente valida. Il prezzo di questa qui, della 130 cavalli diesel, parte da circa 27.000 euro. Non troppo alto, se vogliamo, ovviamente un prezzo destinato a salire con gli optional vari presenti, quindi io ricordo ad esempio i cerchi da 19 sono optional, se non sbaglio. Sono optional, se non ricordo male, anche queste tipologie di interni, quindi comunque pelle, tessuti un po' più pregiati, alcantare, quindi ovviamente una macchina con un prezzo d'attacco competitivo, però come dicevi tu, appunto, il prezzo sale un po'. Esattamente. Però vi invitiamo a scoprirla di persona, perché per noi scoprirla e poterla toccare con mano e poterla guidare è stata veramente un'esperienza molto soddisfacente, quindi per noi direi che prova superata. Esattamente, promossa. Fateci sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo la nuova Citroen C5 Aircross qui sotto nei commenti, se avete proposte per nuovi video, se avete domande riguardo l'auto. Ovviamente vi lasciamo anche in descrizione e qui su i vari link, ovunque i link riguardanti gli altri video, quindi il Focus Infotainment e il primo walk around riguardanti questa macchina. Iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche col campanello per non perdere nessuno dei nostri prossimi video, e anche di dare un'occhiata ai nostri canali social, Facebook e Instagram, che trovate qui sopra sullo schermo con contenuti sempre nuovi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!